Bene, bentornati cari amici insieme al mio amore spettacolare, la mia gattona inquieta, selvaggia. Sofì saluta i nostri telespettatori oggi, continuando a parlare ovviamente della filosofia di Aristotele. Guardate com'è bella Sofì. Parliamo degli animali, degli esseri viventi, dell'anima e della conoscenza, tutti argomenti strettamente collegati. Ricordate che Aristotele ha scritto anche delle opere biologiche, delle opere che parlano degli animali. Si chiamano La generazione degli animali, La storia degli animali, le parti degli animali, Il movimento degli animali. Ecco, opere proprio biologiche, opere sugli animali. Aristotele scrisse anche delle opere di botanica che sono andate perdute. E inoltre Aristotele parla degli animali, in generale degli esseri viventi, non solo nelle opere sugli animali, ma anche nel De Anima, nell'opera sull'anima, per i Psyches. Sapete che Psyche vuol dire anima, e quindi nel De Anima, in greco, in originale per i Psyches, Aristotele ci dà una trattazione complessiva dell'essere vivente, che comunque dell'essere vivente, dell'animale, dell'ente biologico, che comunque è molto simile alle opere sugli animali. Sofì, vuoi andare? Ecco, ti lasciamo andare. Salutiamo Sofì. Molto importanti sono queste opere sugli animali di Aristotele. Sono state interpretate in diversi modi. Alcuni hanno detto che Aristotele ha prodotto dei risultati notevolissimi, per esempio nella descrizione degli organi degli animali, delle loro caratteristiche morfologiche, delle loro capacità di movimento, di riproduzione, e quindi vedono Aristotele come l'iniziatore della zoologia moderna, della zoologia scientifica. Altri, insomma, altri non sono proprio di questa opinione altamente positiva. Ad ogni modo, il materiale raccolto da Aristotele è notevolissimo. Aristotele parla di tantissime specie di animali e li mette a confronto tra loro. Forse un limite può essere rappresentato in queste opere dal fatto che Aristotele ha realizzato scarse osservazioni in prima persona. Lui si basa molto sui racconti, sulle descrizioni di coloro che ci lavorano con gli animali, quindi lui ha interpellato cacciatori, pescatori, allevatori e così via, che per ragioni di lavoro erano a contatto diretto con gli animali. Lui tende a mettere in evidenza degli animali la specie. Secondo molti interpreti, le opere di Aristotele sugli animali, le opere biologiche, non sarebbero state redatte da Aristotele giovane. Aristotele era già maturo e comunque, secondo molti studiosi, Aristotele si sarebbe occupato degli animali così come dell'anima, degli animali o degli uomini, della dottrina dell'anima, nel De Anima, nello stesso periodo in cui lui stava trattando la sostanza. Ricordate, l'abbiamo visto in una lezione precedente, la sostanza formata da materia e forma, la sostanza come singolo, e infatti sia nel De Anima sia nelle opere biologiche viene riproposta molto proprio la dottrina della sostanza. Quindi Aristotele ha interesse a mettere in evidenza la specie eidos. Attenzione, vi ricordate che eidos è anche la parola che, insieme a Morfee, è anche la parola che Aristotele usa per indicare la forma. E infatti Aristotele fa un'ulteriore riflessione o comunque una riproposizione o comunque un'applicazione particolare di ciò che aveva già detto della forma come essenza e definizione di una sostanza. La specie, nel senso moderno, proprio zoologico, di specie, no? La specie del cane, la specie del gatto, la specie dell'uomo, corrisponde alla forma del gatto, del cane e dell'uomo. E quindi, come sapete, la forma è l'universale del cane,
del gatto o dell'uomo, ma vi ricordate, ne abbiamo già spiegato in una lezione precedente, non è universale l'universale di uomo, l'idea di cane, un universale che si trovi separato dai singoli cani o dai singoli uomini. La specie dà la forma, dà l'essenza di tutti quelli appunto gli animali che fanno parte della stessa specie, però Aristotele degli animali che hanno in comune delle caratteristiche morfologiche e funzionali, no? Io conosco un cane, conosco un altro cane, conosco un terzo, un quarto cane, c'è qualcosa che somiglia in tutti i cani e vi ricordate, questa è la forma che appunto a livello biologico può essere chiamata anche specie, nel senso di specie biologica. Non è qualcosa che esiste solo nella nostra mente per caratterizzare eh, enti biologici viventi che sono simili tra loro, per esempio il cane, l'universale di cane. Aristotele dice che la specie è qualcosa di cui si può dire che esiste, come abbiamo visto nella forma in generale, nella sua dottrina della sostanza. La specie è qualcosa che è interno a ogni membro della specie. Ogni cane ha al suo interno la specie del cane in quanto forma ed essenza del cane. Quindi la specie permane in ogni singolo individuo, per esempio in ogni singolo cane che rappresenta la specie. Quindi naturalmente questo non è altro che un'applicazione agli animali, agli esseri viventi del concetto di forma. La forma è l'universale di una sostanza, però vi ricordate non è come l'universale platonico un puro concetto, o meglio un'entità ontologica che esiste in un altro mondo, in un mondo iperuranio. La forma, in questo caso la specie biologica, che distingue un gruppo di animali da un altro gruppo di animali, cioè proprio la specie zoologica, è qualcosa che è immanente, è qualcosa che esiste solo nel mondo sensibile e che è uguale e si replica per ogni cane che appartiene alla specie cane o per ogni uomo che appartiene alla specie uomo. 100 cani vuol dire 100 specie, 100 forme di cane, 100 uomini vuol dire che esistono 100 specie, 100 forme dell'uomo. Attenzione, come già abbiamo spiegato in una lezione precedente, l'eidos, la forma che nelle specie biologiche appunto corrisponde alla specie, non è qualcosa che appartenga appunto ad un mondo intelligibile e quindi è proprio perché Aristotele, sapete, non crede nel mondo intelligibile di Platone, quindi la forma, per esempio, il cane, l'universale di cane, non è qualcosa che esiste separatamente dai cani, come ho appena detto. L'eidos non è l'idea platonica che è intelligibile. L'eidos è, certo, è l'universale, la forma una specie di cane, ma l'eidos, la specie, esiste all'interno di ciascun cane. Come vi ho detto, Aristotele dice che la specie è qualcosa che esiste, quindi non esiste soltanto nella nostra mente. La specie o la forma appunto, di una specie zoologica è il principio ontologico immanente, il principio immanente di determinazione ontologica che spiega perché un determinato corpo, un determinato animale, per esempio l'uomo, è un uomo e non un cane, oppure perché un cane è un cane o no, e non un uomo, perché la specie corrisponde alla forma e vi ricordate la forma corrisponde a sua volta all'essenza, al totin, enai e alla destinazione d'uso, appunto alla destinazione d'uso. La forma corrisponde anche a un fine. Nelle opere biologiche, così come nel De Anima, Aristotele parla molto della causa finale. Ricordate la causa finale
Nella dottrina delle quattro cause, ricordate, in fondo si identifica con la causa formale e quindi la prevalenza della causa finale è fondamentale per Aristotele. La forma, la specie biologica ti dà anche il fine di quella specie biologica, di ogni cane, di ogni gatto, di ogni uomo. Cioè la specie ha il proprio fine in se stessa. La specie realizza il proprio fine sviluppando ogni individuo della specie. Ricordate, il fine è anche il passaggio dalla potenza all'atto, quindi il seme del cane raggiunge il suo fine, la sua finalità quando passa, diventa atto, quando si attualizza nel cane adulto. Quindi la finalità di ogni ente biologico, di ogni animale, corrisponde al suo sviluppo, all'esplicazione delle sue potenzialità di essere. Però il fine, attenzione, applicato alla specie in Aristotele ha una caratterizzazione, diciamo così, aggiuntiva, perché Aristotele dice che il fine di ogni specie è la propria conservazione, la propria autoconservazione, cioè ogni specie ha come fine, come telos o come bene, come agaton, la sua perpetuazione, quindi ogni specie è finalizzata alla conservazione di se stessa, al perpetuare la propria specie, la propria forma nel tempo, attraverso la successione della generazione degli individui, degli animali che fanno parte di ciascuna specie. Quindi attenzione, la finalità, la causa finale che corrisponde alla specie zoologica è qualcosa che permane identico, questa forma ha questa finalità, quella di permanere identico nella specie anche nel succedersi delle diverse generazioni di quella specie per ogni individuo della specie. Quindi gli individui della specie muoiono, ma generano nuovi individui e la finalità di ogni specie è quella di autoconservarsi, di perpetuarsi nel tempo. La causa finale ha anche una grande importanza nell'anima. L'anima non riguarda soltanto gli animali, esattamente come in Platone, riguarda anche gli uomini. E quindi gli animali, gli esseri viventi, i vegetali, gli animali, gli uomini sono dei sinoli, sono delle sostanze, non diversamente dalle altre sostanze, la sostanza vivente è un sinolo caratterizzato dall'incrocio di materia e forma. La forma, come abbiamo visto, dà il fine, la finalità non solo al singolo individuo, ma alla specie a cui esso appartiene. E la cosa fondamentale è che in Aristotele la materia è il corpo, ok, di cui è costituito ogni animale, ogni entità biologica, mentre la forma è l'anima. L'anima quindi è la forma del corpo e quindi in questo modo Aristotele applica la sua dottrina della materia e della forma all'anima e al corpo. L'anima è la forma del corpo. Naturalmente c'è una grossa differenza con Platone, perché Platone pensava che l'anima fosse un principio che proviene dal mondo intelligibile, anzi che trascorreva la maggior parte del tempo l'anima nel mondo intelligibile, anche nello scontare premi o punizioni, e una minoranza del suo tempo, del suo ciclo vitale, l'anima la trascorresse all'interno dei corpi, una volta che cadeva verso la terra e veniva inglobata da un corpo. Ricordate la teoria della metempsicosi o reincarnazione. Quindi diciamo che per Platone la dottrina dell'anima, l'anima non era qualcosa di propriamente fisico o soltanto fisico, ma l'anima era qualcosa per Platone che riguardava la metafisica e il mondo intelligibile. Ricordate che l'anima, ne ho parlato trattando Platone, l'anima è molto simile, molto affine
alle idee forme, agli archetipi intelligibili che si trovano nel mondo intelligibile. Per Aristotele non è così, Aristotele non crede affatto nel mondo intelligibile, per lui esiste soltanto il mondo sensibile, quindi capite come la dottrina dell'anima di Aristotele negli uomini o negli animali o nei vegetali è una dottrina che riguardi la fisica, non certo la metafisica, è una dottrina che riguarda esclusivamente i corpi fisici. Questo è confermato dal fatto che in Aristotele, quando muore il corpo, l'anima non ha nessun posto dove andare, l'anima viene considerata strettamente intrecciata al corpo, no? Infatti il corpo e l'anima formano un simbolo inscindibile, la sostanza vivente, l'organismo, per esempio l'organismo umano. Quindi, a differenza di Platone, in Aristotele non c'è il netto dualismo, la separazione tra la materia che è il corpo e l'anima che vivifica, no? Che anima appunto, che dà vita al corpo. Corpo e anima sono materia e forma del simbolo di ogni sostanza vivente e quindi sono inscindibili. Alla morte si sfalda la materia dell'organismo e cessa di esistere anche la sua forma. Ricordate, quando noi abbiamo la corruzione di una sostanza, cessa di esistere la forma della sostanza, in quanto la sostanza è sostanza in quanto forma. Quindi attenzione, nessun tipo di immortalità dell'anima è concepibile in Aristotele. L'anima è la forma del corpo, anima e corpo formano la sostanza vivente, quando si muore si sfalda la sostanza vivente e quindi si sfalda la materia, l'organizzazione della materia e quindi cessa di esistere anche la forma della sostanza, cioè l'anima. L'anima è mortale in Aristotele. Si è operata poi purtroppo una falsificazione da parte del pensiero cristiano, della scolastica e non solo, che avrebbe interpretato invece scorrettamente Aristotele. Per adattarlo al cristianesimo ci si è inventati, forzando i testi aristotelici, che l'anima in Aristotele, come per Platone, fosse immortale e sopravvivesse alla morte del corpo. Questa è una vergognosa falsificazione di Aristotele che non ha proprio motivo di esistere. Aristotele chiarisce perfettamente che l'anima, in quanto forma dell'organismo, di cui il corpo è la materia, cessa di esistere appunto quando cessa di esistere l'organismo, cioè insomma alla morte, perché ogni organismo vivente è un sinolo, un qualcosa di indissolubile, inscindibile tra anima e corpo. Quindi Aristotele dice che l'anima è la forma, il corpo è la materia. Aristotele, attenzione, è d'accordo con Platone sul fatto che la materia non sia vivente, non abbia automovimento. Aristotele è d'accordo con Platone che la materia sia qualcosa di inerte, qualcosa di appunto di morto, qualcosa che non si muove, qualcosa che non ha nessun tipo di attività senza l'anima. È l'anima che muove il corpo, che fa vivere il corpo. L'anima è il principio vitale, ma questo principio vitale in Aristotele, a differenza di Platone, non è assolutamente separato dal corpo, è la sua forma, è la funzione del corpo. Aristotele mette in ballo anche la coppia potenza-atto, infatti è proprio qui, in questo passo che adesso vi citerò, che noi abbiamo la certezza che Aristotele non consideri l'anima immortale. E infatti Aristotele dice che l'anima è l'atto di un corpo che ha vita in potenza, d'accordo? Quindi l'anima è l'atto, mentre il corpo è la potenza, quindi il corpo ha solo vita in potenza quando il corpo si attualizza, raggiunge la sua forma compiuta, allora viene vivificato dall'anima, quindi l'anima è l'atto di un corpo che vive solo potenzialmente, il corpo è potenzialità di vita per diventare attualità, per raggiungere il suo fine, per attualizzarsi, il corpo
deve essere unito all'anima, quindi come materia e forma sono strettamente unite, anche potenza e atto lo sono. L'organismo umano, come qualsiasi altro organismo vivente, non può esistere come forma pura, d'accordo? O come atto puro, come atto senza la sua potenza. Quindi questo è pacifico, c'è stata una lunga falsificazione da parte del cristianesimo di Aristotele, ma Aristotele considera certamente l'anima immortale. Aristotele parla di tre parti dell'anima, proprio come Platone, no? La tripartizione dell'anima, però in Aristotele la cosa è un po' diversa. Perché per Platone, vi ricordate, si trattava proprio di tre parti dell'anima, praticamente non dico indipendenti l'una dall'altra, però separate, con una certa autonomia l'una dall'altra. Vi ricordate che in Platone, infatti, le tre parti dell'anima albergavano in punti diversi del corpo, dell'organismo umano. Invece, per Aristotele non si tratta propriamente di tre parti dell'anima, ma di tre funzioni. Per Aristotele, a differenza di Platone, l'anima è unitaria, d'accordo? L'anima si esprime in tre funzioni. Non è che si divide realmente in tre parti, l'anima ha tre funzioni. Modernamente o nella psicologia moderna si potrebbe parlare proprio di una teoria funzionalistica dell'anima, quindi ci sono diversi livelli a cui l'anima si manifesta. Dal più basso al più alto abbiamo prima di tutto l'anima nutritiva, che viene anche chiamata anima vegetativa, però in realtà Aristotele la chiama nutritiva. L'anima nutritiva, nella parte diciamo più rudimentale dell'anima, alberga soltanto nei vegetali. L'anima nutritiva è responsabile della nutrizione e della generazione di un organismo. Poi al di sopra dell'anima nutritiva abbiamo l'anima sensitiva. L'anima sensitiva appartiene agli animali, è tipica degli animali e quindi è l'anima che mi permette di avere delle sensazioni come il caldo, il freddo, la fame e così via, magari anche la paura, cose del genere. Per Aristotele, ecco, queste sensazioni appartengono soltanto agli animali, diciamo l'attività sensoriale, mentre invece la parte più nobile, superiore dell'anima, anche qui c'è una gerarchia, no, tra le tre parti, anzi tra le tre funzioni, è senz'altro l'anima razionale, la parte razionale dell'anima che appartiene soltanto all'uomo. Ovviamente la parte razionale è responsabile dell'attività psichica, dell'attività intellettuale che secondo Aristotele riguarda soltanto l'uomo, il pensiero, il ragionamento, la coscienza, l'autocoscienza, le idee e così via. Forse sembra scontato, ma è meglio dirlo. Ogni funzione ingloba le due funzioni precedenti, d'accordo? Quindi l'uomo possiede l'anima razionale, però anche l'anima sensitiva e nutritiva, ok? Ovviamente gli animali non possiedono l'anima razionale, però possiedono oltre all'anima sensitiva anche quella nutritiva. I vegetali possiedono solo l'anima nutritiva, quindi andando dal basso verso l'alto, ogni facoltà dell'anima che sia superiore alle precedenti ingloba anche le facoltà delle funzioni precedenti dell'anima. Va bene, cari amici, chiudiamo qua questa lezione, altrimenti diventerebbe troppo lunga se proseguiamo anche nel parlare della conoscenza. Quindi in questa lezione abbiamo parlato degli animali secondo Aristotele e dell'anima, non solo dell'anima degli animali, ma anche dell'anima umana, delle tre funzioni dell'anima umana. La prossima volta, ecco, nella prossima lezione, sulla base di quello che abbiamo detto, sulla base delle funzioni dell'anima, spiegheremo la gnoseologia di Aristotele, come funziona secondo Aristotele la conoscenza. Quindi continuate a seguirmi e seguite la prossima lezione. Parliamo della conoscenza in Aristotele. Arrivederci a tutti.